Benvenuti e benvenute alla nostra terza edizione del Web Aware, quindi dei webinar dedicati a dei temi importanti che possono esserci di aiuto in questo sicuramente momento difficile. E oggi parleremo del tema mental toughness, della resilienza. Mental toughness è un argomento sicuramente non facile da tradurre in italiano, comunque questo senso di durezza mentale, di forza mentale. E a parte appunto discutere il tema, vi daremo come sempre consigli pratici da applicare immediatamente nel vostro, diciamo, day to day, nel quotidiano. Questa è una serie di webinar che andrà a concludersi con altri 2 webinar, vi daremo indicazioni alla fine della call. Come sempre andremo a registrare il webinar. Voi avrete l'opportunità anche di fare domande, naturalmente. Ci sono 2 opzioni. Abbiamo le domande che potete porre attraverso la funzione Q&A, e quindi se voi volete già cominciare a farle durante la presentazione, abbiamo già una lista di domande alle quali rispondere. Altrimenti apriremo anche i microfoni alla fine della sessione per la parte Q&A, quindi i microfoni sono al momento in muto, quindi ci sarà l'opportunità di diciamo, rilasciare e aprire i microfoni per porre domande. Nel frattempo iniziamo con la presentazione. Dunque, siamo qui a discutere appunto del concetto di mental toughness e resilienza. E prima volevamo, ecco, presentarci e parlarvi un po' di Aware. Aware è una società di consulenza internazionale, siamo specializzati nei processi di talent management. Quindi tutto quello che ha a che fare con la gestione dei talenti, dalla selezione allo sviluppo della leadership, allo sviluppo delle squadre, quindi il processo, diciamo, completo. Abbiamo 4 uffici, uno a Milano, uno a Parigi, uno a Barcellona, e dal 2019 siamo anche a Londra, quindi questo ci permette di lavorare in 4 lingue. Diciamo che il nostro team è composto da specialisti esperti nel campo appunto dello sviluppo organizzativo, da psicologi e da coach, quindi diciamo grande varietà di skills e di esperienze che ci permette appunto di lavorare in 4 paesi, in 4 lingue, una squadra che include 6 partner e quasi 30 consulenti. Siamo anche specializzati negli strumenti di assessment, ma anche quelli di personalità, quindi sia test di personalità sia test cognitivi. Mi presento anche brevemente, appunto sono Andrea Facchini, sono uno dei soci di Aware, sono uno psicologo del lavoro anche e un executive coach. Da 24 anni vivo a Londra, quindi da dove appunto vi chiamo oggi, lavoro come consulente su tutti i processi di talent management. Ho lavorato molto, naturalmente, oltre al Regno Unito, in Italia, nel resto dell'Europa, negli Stati Uniti e nel Medio Oriente. Dunque, i temi di oggi. Andremo a definire appunto cos'è questo concetto di mental toughness e la resilienza. Parleremo dell'importanza di una cosa appunto che si definisce come mindset, e andremo a visitare, esplorare appunto un modello di mental toughness che è stato sviluppato da uno psicologo applicato allo sport, quindi uno psicologo dello sport con il quale ho collaborato in passato, che si chiama Steve Bull. E la maggior parte del materiale che vedrete oggi è stato appunto sviluppato da un libro che lui ha pubblicato che si chiama The Game Plan. Lui da questo video ha anche tratto degli spunti importanti che in un formato di workshop, e quindi ho lavorato con Steve Bull in passato, specialmente in Medio Oriente, per la gestione di questi workshop a livello internazionale. E come vi dicevo, ci saranno tantissimi consigli pratici, quindi spero che questi consigli siano utili anche per voi per gestire al meglio, insomma, questa situazione sicuramente difficile e inusuale che stiamo tutti affrontando. Cos'è la mental toughness e la resilienza? Quindi è definita come questa capacità di riuscire a mantenere, 1, la fiducia e la sicurezza in se stessi, 2, la lucidità anche di pensiero naturalmente, e 3, la resilienza, e quindi la capacità di far fronte alle avversità, in situazioni naturalmente difficili, di continua pressione, per poter performare al meglio.
è naturalmente un paradosso, perché sotto pressione noi abbiamo tantissime difficoltà e qui è la situazione ideale non per fare al meglio, ma al peggio. E quindi questo trade-off, questa tensione fra la necessità di essere al meglio di noi stessi in condizioni però assolutamente difficili. E penso che questo appunto tema sia molto rilevante al momento, visto anche la situazione in cui ci troviamo. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare a lavorare da casa in condizioni nuove, in un mondo che non conosciamo e non possiamo permetterci di dare il peggio di noi. Attenzione, non facciamo riferimento con il mental toughness a delle skills, delle capacità, dei comportamenti, ma a un mindset. E cos'è un mindset? È un condizionamento mentale, un insieme di credenze, valori, percezioni che la nostra mente ha assimilato durante la vita. Quindi tutti hanno un mindset, diciamo, no? E questo mindset è una combinazione fra chi siamo, le nostre esperienze. Il mindset però può essere decisivo nel modo in cui noi interpretiamo gli eventi che ci circondano. Quindi il mindset può filtrare, diciamo, le minacce, le opportunità in maniera molto pesante, può influenzare veramente il modo in cui appunto visualizziamo gli eventi e da questo mindset possiamo anche trasformare la nostra percezione della realtà. C'è già una domanda, sì, le slides verranno mandate naturalmente alla fine della call, quindi non preoccupatevi, tutto quello che vedrete qui vi verrà inviato. Perché i mindset sono così importanti? Perché parliamo come mindset a livello di punto di partenza? Questa è una piramide che usiamo spesso per differenziare fra i mindset, quindi come noi affrontiamo il mondo, la nostra modalità di pensiero, i comportamenti e i risultati che si ottengono. Come vedete alla base tutto parte dal mindset, questo mix di personalità, esperienze, valori, è perché i mindset vanno poi a influenzare i comportamenti che noi mettiamo in atto. Quindi i comportamenti nascono dal nostro metodo di pensiero. Questi comportamenti poi ci portano a determinati risultati. Quello che succede di solito nelle aziende, nella vita, è che si parte dal processo inverso, quindi noi partiamo dai risultati, diciamo alle persone questo è quello che vogliamo ottenere e poi cerchiamo di influenzare il comportamento delle persone. Ma se il cambiamento non è avvenuto a livello di mindset, quindi a livello che noi chiamiamo il being, l'essere, il comportamento o il cambiamento del comportamento stesso diventa molto difficile. Vi faccio un esempio banalissimo. Mettiamo che io voglia smettere di fumare, no? E quindi il comportamento è fumare, quindi siamo a livello 2, il do. E i risultati sarebbero evidenti perché probabilmente starei molto meglio, benefici a livello di salute. Ma se ancora mi piace fumare, se a livello di mindset è una cosa che trovo piacevole, è una cosa che forse mi rende indipendente, mi dà un valore aggiunto in più, il piacere di fumare che possiamo solamente descrivere, esplorare a livello di mindset, è improbabile che il cambiamento avvenga a livello comportamentale. Ma questo anche ai tempi del coronavirus. Adesso ci è stato chiesto a tutti di mettere in atto un certo tipo di comportamento, che è quello di stare a casa. Ma naturalmente il nostro mindset va a influenzare quel tipo di comportamento che poi va a definire un certo tipo di output o di risultato. Quindi i cambiamenti sostenibili e radicali a livello comportamentale, come ci mettiamo in mostra, avvengono solo se c'è stato un cambiamento significativo a livello di mindset. Se io continuo a uscire di casa nonostante tutte le autorità mi dicano di non farlo, a meno che io non cambi la mia attitudine, il mio mindset, il mio comportamento probabilmente non cambierà o non cambierà in maniera sostenibile o a lungo termine. E vorrei farvi subito un esempio del mindset shift, del cambiamento appunto di mindset in un mondo di coronavirus. Per esempio, questa è una foto che sta circolando tantissimo, diciamo, su Facebook e su vari social media. A sinistra avete un esempio di mindset che noi chiamiamo probabilmente negativo o concentrato sugli aspetti più difficili, sul rischio, sulla perdita, sulla paura. E a destra invece avete un esempio di come queste percezioni, questi pensieri possono essere trasformati in qualcosa di più positivo.
Per esempio, sono bloccato a casa, sono sicuro invece in casa e ho l'opportunità di trascorrere del tempo con la mia famiglia. Mi ammalerò, ma se mi metto in auto-isolamento, diciamo, e mi lavo le mani, posso sicuramente diminuire il rischio di ammalarmi. Finirò tutta la roba da mangiare durante la self-isolation, magari ho quello che mi serve al momento, sono preparato per questo momento. E si può continuare così, ma è un esempio di come la percezione, la nostra, diciamo, valutazione del momento stesso può cambiare adottando un mindset diverso. E questo non è, posso capire come alcuni possono percepirlo come una specie di ottimismo poco realistico, ma è una vera modalità di pensiero che può trasformare appunto questa percezione del contesto. E il modello di mental toughness, appunto questo mindset, diciamo è strutturato su 4 fattori. Questi 4 fattori non tutti saranno rilevanti per voi al momento. Diciamo che giocano alle volte in sincronia o alle volte in isolamento, però ecco, magari alcuni di voi si riconosceranno di più nell'esigenza di un certo tipo di toughness al momento rispetto ad altri, o forse in tutti e 4. Quindi andremo un po' a discutere ciascun elemento del modello di mental toughness e poi sta a voi decidere se questa area, questa dimensione è particolarmente rilevante per voi al momento e potremo anche discutere, vi presenterò i consigli pratici per, diciamo, aumentare il livello di toughness in questa dimensione. Quindi al centro abbiamo i 3 benefici chiave della mental toughness e della resilienza, quindi mantenere questa fiducia e sicurezza in noi stessi, questa lucidità di pensiero, questa resilienza, poi verrà declinata appunto su queste 4 dimensioni. Abbiamo turnaround toughness e questa è la capacità o diciamo, la situazione in cui tutto sta andando male, tutto sta andando storto e dobbiamo capovolgere la situazione in qualche modo. Quindi questa è turnaround toughness. Poi abbiamo critical moment toughness, che è la durezza nel momento critico, in un momento essenziale, quando c'è un episodio, un evento che ha un fortissimo valore aggiunto, ha un grandissimo valore e dobbiamo essere al nostro meglio solo e esclusivamente magari per quel momento specifico. In basso a destra abbiamo il risk management toughness, è come prendere rischi in momenti difficili dove anche, diciamo, i fattori, le variabili sono tutte contrarie a quello che vogliamo fare. E l'ultimo, in basso a sinistra, è endurance toughness, che ha a che fare con la nostra resilienza non solo fisica, mentale, scusate, ma anche fisica, quindi come durare nel tempo, questo concetto di sostenibilità. Quindi partiamo col turnaround toughness. Qui avete una montagna da scalare come esempio. E la definizione, appunto, come vi dicevo, è quando tutto va storto o quando ci troviamo di fronte a delle difficoltà immense, degli ostacoli, degli imprevisti. Quindi stavamo bene, in teoria, e in questo momento siamo in enorme difficoltà. Il primo consiglio che posso darvi, quando un po' tutto va storto, è un consiglio anche generico nel modello di mental toughness, è quello di adottare il mindset dell'atleta. Quando Steve Bull ha scritto questo libro, lui è andato a condensare circa 20 anni di lavoro fatto con la squadra di cricket UK internazionale, British, e quindi ha raccolto un po' tutti quelli che erano i comportamenti e il modo di pensare degli atleti e delle persone, insomma, che riuscivano anche a sorvolare questi imprevisti. E il mindset dell'atleta corrisponde in 3 comportamenti chiave. Uno è la preparazione, la seconda è l'esecuzione, la terza è la review di quello che è successo. Il mindset dell'atleta significa che se ci vediamo in questo momento, se ci osserviamo come atleti veri e propri che stanno correndo una maratona, può essere una maratona di 5, 10, 21 o 42 chilometri, questo ci permette anche di pensare questo concetto di elevare la nostra prestazione anche di fronte a momenti difficili. Quindi cos'è il mindset dell'atleta? In questo momento ovviamente ci viene chiesto di fare degli sforzi notevoli, quindi mantenere, se non addirittura diciamo superare il nostro livello di performance tipico in situazioni naturalmente sfavorevoli nonostante le difficoltà. E il mindset dell'atleta accetta che ci sono addirittura spazi di miglioramento, che il picco, che questo concetto di performance massima non sia stato ancora raggiunto.
E vi invito a pensare a voi, ecco, nonostante, ecco, probabilmente tutti noi stiamo sentendo di dare già il massimo di quello che possiamo dare, è proprio spingersi oltre e cercare di vedere se ci sono dei margini di miglioramento anche minimi da questo punto di vista. Quindi ci sono degli spazi e delle opportunità per fare di più, possiamo aumentare il nostro livello di performance. Queste sono domande critiche che appunto nel mondo dello sport si possono rispondere attraverso questi tre, diciamo, step. Quindi la preparazione è chiave. Io, per esempio, se posso raccontarvi degli eventi personali, cerco di prepararmi a qualsiasi cosa forse ancora con maggior sforzo rispetto a prima, anche se è un team meeting o un meeting con un cliente, una call con un cliente su un progetto che magari è stato slittato al prossimo anno. Quindi la preparazione può aiutarci naturalmente a performare al meglio. Poi bisogna naturalmente mettere in atto il comportamento, agire, performare, ma soprattutto riflettere e saper esaminare la nostra performance. Quindi come è andata, cosa ho fatto bene, ci sono degli spazi di miglioramento e forse cosa potrei fare diversamente la prossima volta. Quindi il primo consiglio che vi presento è un consiglio generico, però ecco, pensate appunto che avete delle scarpe da corsa o qualsiasi altro sport che vi piace, magari avete praticato in passato, e adesso immaginiamoci tutti degli sportivi che stiamo correndo una gara, può essere una maratona nel deserto, forse in queste circostanze, che però ecco, non abbiamo altre probabilmente opzioni e dobbiamo continuare a dare il meglio di noi, soprattutto in questo momento difficile. Quindi mindset dell'atleta. Consiglio numero 1. Il consiglio numero 2 è quello di riconnettersi con i propri successi. Cosa vuol dire? Nei momenti difficili vi invito a sforzarvi di ricordare le vostre storie di successo. Sicuramente tutti ne abbiamo, cose importanti, ecco, eventi per i quali appunto siamo orgogliosi. Quando pensate alle vostre storie di successo, non pensate solo all'evento stesso, quello che è successo, ma come vi siete sentiti, cosa avete provato, cosa avete pensato in quei momenti. E per aiutarvi a fare questo esercizio, un esercizio molto semplice che potete fare da subito, volevo farvi vedere il grafico, si chiama dei picchi della fiducia, o in inglese Confidence Peak Chart. E praticamente queste sono, forse non si vedono benissimo, immaginate sono delle montagne. E ogni montagna rappresenta, ogni picco della montagna rappresenta un momento storico nella vostra vita di cui siete particolarmente orgogliosi. Vi faccio un esempio pratico, non l'abbiamo già popolato con degli esempi così generici. Quindi abbiamo qui a sinistra correre la maratona di Londra, che ancora non ho fatto ma mi premetto di fare. Abbiamo un feedback particolarmente positivo ricevuto da una squadra a gennaio. Abbiamo la pagella di mia figlia, la performance evaluation degli ultimi 3 anni. Quindi se vi sforzate troverete tantissime storie di successo importanti per voi che potete appunto raggruppare, diciamo anche raccontare a voi stessi usando questo framework. La domanda da $1.000.000 è perché, qual è il vantaggio e il valore aggiunto di questo tipo di esercizio? Quindi dovete pensare alla nostra fiducia in se stessi, o in noi stessi, come una specie di conto in banca. Quindi facendo questo esercizio è come depositare in maniera figurativa, come metafora, dei soldi nel nostro conto, appunto, fiducia in noi stessi. Perché è importante questo esercizio? Perché è proprio in questi momenti difficili che possiamo fare dei prelievi da questo conto. In questo momento devo ammettere anch'io mi sono sentito spesso sconfortato anche dall'idea che il nostro business, come tanti business, come ecco, è applicabile penso in quasi tutti i casi al momento, possa chiudere. E quindi tornare, riconnettersi con i propri successi in passato è sicuramente un esercizio positivo che può riniettare della fiducia persa. Però se il conto è vuoto, riscontriamo delle difficoltà, non possiamo prelevare la nostra banca della fiducia. E quindi rivisitare questa Confidence Peak Chart o crearne una in base alla sfida che avete al momento può essere molto importante per appunto riconnetterci con quello che ci ha permesso in passato di avere un certo tipo di successo.
Per esempio nella Confidence Peak Chart che ho fatto io, mi ricordo la crisi del 2008-2009, la crisi economica e finanziaria, e come sono stato, diciamo, sono riuscito personalmente a superare quella crisi. E questo mi dà fiducia, ripensandomi, riconnettendomi a questi successi. E bisogna anche pensare anche non solo a come ci siamo sentiti, appunto quello che abbiamo provato o pensato, ma anche a cosa abbiamo fatto, cosa che ci ha permesso di superare quella crisi o di ottenere quel successo. Perché quei veri comportamenti, forse quel vero tipo di mindset che abbiamo adottato, ci hanno portato a dei risultati importanti. E quei risultati possiamo, si spera, replicarli o almeno possono darci la fiducia e il coraggio di metterci in gioco anche in questo contesto. Ok, adesso passiamo alla seconda dimensione che si chiama Critical Moment Toughness. Per chi riesce a decodificare questa foto, per chi riconosce i protagonisti, questo è l'ultimo calcio di rigore dell'Italia alla finale della Coppa del Mondo. Quindi un calcio di rigore per un calciatore, nell'esempio sportivo, è una cosa forse semplice, forse in allenamento ne segnano 40 su 40, forse anche 39 su 40. Ma quanto è facile performare l'atto del calcio di rigore in questo caso, quando si sa che da quel calcio di rigore dipende una Coppa del Mondo? Le cose si fanno molto complicate. O un giocatore di golf, magari ha un tiro, ecco, semplice, che in allenamento lo fa con gli occhi chiusi. Però se da quel tiro in particolare o da quella mossa, non so il termine tecnico nel mondo del golf, se da lì dipende un premio di 5 milioni di dollari, o 10 o 15, diventa tutto molto più difficile. Quindi quella cosa, quell'atto semplice per un professionista diventa un atto difficile da mettere in pratica. Quindi il critical moment toughness è essere al meglio, performare al meglio in un momento critico e decisivo. I momenti critici e decisivi prima magari del coronavirus avevano un sapore diverso, era appunto magari una riunione commerciale con un cliente, una presentazione di fronte a colleghi che venivano da tutto il mondo o anche un colloquio di lavoro. Adesso io sto, almeno per quello che mi riguarda, trattando quasi tutti i momenti come momenti critici e decisivi. Anche una chiamata con un cliente, come va, può essere sicuramente un momento importante per cercare di capire un po' come si sta sentendo la persona, se ci sono cose che possiamo fare per aiutarci. Quindi devo dire che sto rivalutando questo momento critico, questo concetto di momento critico. Quindi invito anche voi a farlo. Da cosa può significare per voi un momento decisivo e critico in questo caso? Quindi vi ho fatto l'esempio dell'ultimo calcio di rigore nella finale del Coppa del Mondo, ma ci sono anche tantissimi altri esempi. E il consiglio, cos'è che può permettervi di esservi al meglio in questo momento decisivo? È un consiglio molto diffuso nella psicologia, controllare solo il controllabile. Quindi concentrarci su quei fattori che possiamo influenzare e non sprecare energie su fattori al di fuori del nostro controllo. Per esempio, nel mondo dello sport non ci si può preoccupare se il tempo è clemente, se piove, se c'è il sole, è quel che è. Non possiamo controllare la meteorologia, possiamo solo controllare come noi rispondiamo a questa sfida magari aggiuntiva posta appunto dalla pioggia, per esempio. Questo concetto di control the controllables, o controllare solo il controllabile, adesso si sta naturalmente diffondendo molto nel momento del coronavirus e appunto nel cercare di indirizzare le nostre energie sui fattori appunto che possiamo influenzare, perché è un'energia investita, diciamo, correttamente o in maniera più funzionale o forse più utile. Quindi ci sono qui in questo esempio, l'avrete sicuramente visto su social media, i fattori che in questo caso non possiamo controllare. Quindi ce n'è uno divertente, fra virgolette, che è molto applicabile nel Regno Unito, a destra, quindi quanta carta igienica ci sia al negozio. Naturalmente qui non si trova da settimane, se non da mesi, e quindi non possiamo controllare questo fattore, non possiamo controllare come le persone rispondono al lockdown del coronavirus, non possiamo controllare il virus o diciamo il fatto che esista, non possiamo controllare il comportamento degli altri, non possiamo controllare quanto durerà questa crisi. Quindi tutto questo o dedicare risorse e energie a questi fattori può essere solo uno spreco di energia.
Quali sono i fattori che possiamo controllare? Naturalmente il nostro mindset, la nostra attitudine. Possiamo scegliere di non seguire più le news per un po' di tempo, trovare le cose divertenti da fare a casa, limitare l'uso dei social media, come io gestisco il mio lockdown, il social distancing e il mio anche coraggio o aiuto verso gli altri, gentilezza e grazia in questo momento, diciamo. Quindi questi sono tutti fattori che possiamo controllare e dove necessitano del nostro focus. Vi faccio un esempio di controllare il controllabile. Quindi avevo un appuntamento commerciale molto importante con un cliente a Birmingham, che è al nord di Londra, nord-ovest, nord-est. E, quindi importantissimo, sono andato lì naturalmente 1 ora e mezza di treno, sono arrivato mezz'ora prima, quindi tutti i fattori che potevo controllare li ho controllati, non volevo essere in ritardo. Naturalmente avevamo 1 ora a disposizione, il cliente era già 20 minuti in ritardo, quindi 40 minuti a disposizione, entriamo a fare la presentazione commerciale, non funziona niente, quindi il computer non si allaccia per qualche motivo allo schermo, tutti che aspettano. Quindi questa è una situazione dove gli eventi stanno sfuggendo dal nostro controllo. Quindi ho cercato di applicare questi insegnamenti e magari vi riconoscerete anche in storie simili, per controllare quello che potevo controllare, che era come comunicare, in quale modo, cercare un flusso di informazione e cercare di coinvolgere le persone con dei contenuti nella maniera ottimale che avevamo davanti. Purtroppo tanti fattori sono sempre al di fuori del nostro controllo. E quello che possiamo controllare, o una cosa che ci aiuta a controllare il controllabile, è concentrarci sul processo, non sul risultato. Noi ci mettiamo spesso sotto immensa pressione quando incominciamo a pensare alla posta in palio. Come vi raccontavo per esempio del calcio di rigore, se un calciatore incomincia a pensare che da quel tiro dipende la Coppa del Mondo, probabilmente non sarà al suo meglio. Perché se incomincio a pensare che da un incontro commerciale magari con un cliente, faccio spesso questo esempio perché il mio lavoro fondamentale, magari c'è un contratto di non so quante migliaia di euro, probabilmente non sarò al mio meglio, perché il peso del risultato può metterci ansia, agitazione, preoccupazione. Invece concentrarci sul processo, su quello che noi dobbiamo fare per essere al meglio, distoglie la nostra mente dalla preoccupazione e ci fa concentrare su quello che dobbiamo fare per ottenere il risultato. Quindi invece di pensare da questo tiro in porta dipende la Coppa del Mondo, è pensare, ok, devo posizionare la palla sul dischetto, devo prendere le misure di distanza o la rincorsa che di solito mi aiuta a segnare questo rigore in allenamento e devo tirare con precisione e forza nell'area in cui voglio tirare. Quindi ci si concentra appunto sugli step necessari per portare a casa il risultato e ci dobbiamo forzare di distoglierci dal risultato stesso, da quello che c'è in palio. E quindi, per esempio, vi faccio un esempio così di business. Quindi l'obiettivo finale qui che abbiamo è il perché, il why, e questo è quello che ci distoglie e ci mette ansia e preoccupazione, non ci fa performare al meglio. Quindi il premio venditore del 2020 è sicuramente un obiettivo che può essere ambito da molte persone nell'ambito commerciale, però ossessionarci su quell'obiettivo è controproducente. Quindi incominciamo a pensare ad altre cose, quindi degli obiettivi più di performance, cos'è che mi permetterà di raggiungere quel premio? E qui abbiamo un incremento delle vendite, come esempio, dell'8% rispetto all'anno scorso. Ok. Adesso cosa devo fare per ottenere un incremento di vendite dell'8% rispetto all'anno scorso? Questi sono il processo, il how, i comportamenti. Quindi, per esempio, arrivare ai sales meeting 10 minuti prima per prepararsi al meglio, fare più domande al cliente invece di parlare, maggior contatto visivo durante le conversazioni con il cliente. Quindi vi invito anche, analizzando, magari applicando questo modello al momento, magari se avete un appuntamento importante con la banca per chiedere un prestito, no? E se ci concentriamo appunto sul valore del prestito, quello che c'è in palio, che magari da quell'incontro con la banca dipende la nostra vita, diciamo, commerciale di business, non sarete al vostro meglio.
Quindi concentratevi su come potete appunto prepararvi al meglio, quali sono le cose del processo, la preparazione dei documenti, come gestire la conversazione che potete mettere in atto, appunto massimizzate l'impatto del processo stesso, dell'HOW. Ci sono tanti consigli che potremmo fare, io adesso ho usato un consiglio classico che usiamo nei workshop e un consiglio magari più legato al coronavirus, ma questo può essere anche una negoziazione salariale, per esempio, con il vostro capo. E per aiutarvi a mettere così nero su bianco questi comportamenti, il come, potete anche usare questo grafico dove nel perché avete l'obiettivo di risultato, quindi quello che ci mette ansia, non dobbiamo ossessionarci più di tanto una volta definito, degli obiettivi di performance sicuramente più digeribili che ci fanno capire un po' come arriveremo al perché, ma soprattutto dobbiamo concentrarci sul come, il processo, quindi quello che potete controllare è il come. Naturalmente i risultati non sono mai garantiti, anche nella migliore delle ipotesi, avendo tirato quel calcio di rigore, il portiere potrebbe pararlo, e quindi non tutto dipende da noi. Però ovviamente se cerchiamo di influenzare come appunto noi possiamo arrivare a quel risultato, questo è il valore aggiunto di questo tipo di esercizio. Secondo consiglio del Critical Moment Toughness è quello di visualizzare il successo. Qui vi invito veramente a immaginare che questo fosse un film al cinema, perché la visualizzazione è una delle strategie più importanti che sia nel business che nello sport vengono applicate per liberarci dalla preoccupazione e per liberare le nostre capacità cognitive anche, perché quando siamo preoccupati, quando visualizziamo il disastro e non il successo, diciamo, la parte del cervello che viene attivata è quella rettiliana, quindi il cervello rettiliano è quello sviluppato, se volete, la prima sfera che si è sviluppata nella nostra evoluzione, e il cervello rettiliano è preoccupato solo con sopravvivenza e riproduzione, quindi è una parte primordiale del nostro cervello che di solito viene attivata quando abbiamo paura, quando abbiamo timore. La parte più elevata, sofisticata del nostro cervello, viene anche definito come quello mammaliano, quella viene di solito disconnessa quando siamo preoccupati, perché la preoccupazione dà origine a questi comportamenti di fuga, attacco, congelamento, quindi le classiche reazioni allo stress. Quindi visualizzatevi come proprio un film bello, che ha un lieto fine, visualizzate voi al vostro meglio. E alcune cose che possono aiutarvi a visualizzare il successo sono per esempio il linguaggio che usate. Il linguaggio che usate con voi stessi, non con gli altri. Quindi vi invito a usare un linguaggio abilitante e non disabilitante. Un linguaggio abilitante o disabilitante è proprio il seguente. Spero di non fare una figuraccia, spero di non fare disastri. Questo tipo di pensiero, linguaggio, già prevede la catastrofe e il cervello è già preoccupato con la sopravvivenza, quindi attenzione, qui viene un iceberg, quindi dobbiamo già essere allertati. E dei cambiamenti semantici anche, diciamo, non drastici possono fare una notevole differenza. Per esempio, concentriamoci su quello che dobbiamo fare invece di quello che non dobbiamo fare. Molto spesso quando devo fare una presentazione importante, il mio cervello incomincia già a dire non balbettare, non mangiarti le parole, non far questo, non fare quell'altro. E questo è un po' l'esempio di un bambino che sta portando un bicchiere di succo di frutta in giro per casa, no? Quindi è assolutamente tranquillo. Poi appena diciamo al bambino non farlo cadere, cosa succede? Probabilmente il bambino si congela e lo fa cadere. Quindi questo è l'esempio classico del linguaggio don't o non. Incominciamo a parlare di do. Cos'è quello che dobbiamo fare bene? Quindi assicurati di parlare correttamente, assicurati di mantenere contatto con l'audience, assicurati di guardarti intorno per assicurarti che non ci siano degli orfani, diciamo, in aula che sono stati dimenticati da te. Quindi assicurati di aiuta tantissimo a concentrarsi su tutte le cose che possiamo fare in maniera positiva e non metterci in questo contesto di paura, di congelamento. Ecco, quindi
concentratevi anche su tutto quello che si può fare, invece quello che non si può fare. Quindi non andiamo a analizzare i nostri limiti, ma le opportunità in questi contesti critici. E appunto visualizzare noi il meglio, non il nostro peggio. Quindi immaginatevi proprio, create questa visione mentale di voi che fate esattamente quello che vorreste fare. Quindi il successo, questo dipende da voi naturalmente, appunto visualizzare voi che avete successo. Io cerco di visualizzarmi in momenti di presentazioni importanti come una persona che si sta divertendo, che sta appunto facendo engaging con l'audience e che riesce a lasciare il segno in quel momento importante. Quindi questo film magari non si materializza, per carità, come dicevo ci sono vari fattori al di fuori del nostro controllo, ma nel mio caso mi permette di entrare sul palco con, al meglio di me, non certo con quell'energia negativa e preoccupata. È anche importante molto spesso rallentare e respirare, rallentare il passo e prendersi del tempo per contare fino a 10 o 20 o 30. Nei momenti critici, quindi nel critical moment toughness, noi notiamo che le persone tendono ad accelerare i comportamenti, sia diciamo le attitudini, ma anche i comportamenti verbali, non verbali, e la respirazione diventa più difficile. Quindi si respira meno, si respira male, si respira con più fretta e questo non fa che accelerare questa risposta di stress nel nostro corpo. Quindi se vi trovate in questo momento critico, accelerare non aiuta e prestate attenzione a come respirate, quindi alla respirazione. Nel mondo pre-coronavirus queste erano situazioni tipiche di un momento appunto di critical moment toughness, quindi avevamo un meeting con un cliente importantissimo, il performance appraisal, quindi sia se lo gestite, sia se da manager, sia che appunto siate voi valutati, una presentazione importante, immaginate una TED Talk, quindi le persone che fanno le TED Talks, la preparazione e la visualizzazione è importantissima, hanno 20 minuti per fare una figura splendida o disastrosa. Incontrare un CEO in ascensore, quindi avete 2 minuti a disposizione per lasciare il segno, o un colloquio di lavoro per una posizione, un ruolo che avete sempre sognato. Quindi c'è molto, ripeto, la situazione ideale è dove c'è molto in palio, la posta in palio è molto molto alta. Adesso parliamo della terza dimensione, endurance, toughness. Quindi siamo qui, come potete immaginare la situazione attuale non è acuta ma cronica, quindi siamo qui per il lungo termine, quanto dureremo? Ognuno di noi ha dei livelli già diciamo di endurance, di sopportazione diversi, dipende da chi siamo, la nostra personalità, il nostro background, la nostra situazione domestica. Naturalmente io non ho figli che girano per casa e quindi sono un po' più tranquillo a casa, ma molti di voi avranno bambini, 2, 3, addirittura alcuni dei nostri amici e clienti 5 bambini in casa al momento, no? Quindi è difficile mantenere l'energia non solo mentale, ma anche quella fisica. Tra l'altro. Quindi questo ha a che fare con l'energia non solo mentale, ma appunto fisica. Il benessere. E il consiglio che vi diamo è più generico qui, è gestire l'energia e non il tempo che avete a disposizione. Quindi concentriamoci su quelle cose che possiamo fare che ci permettono di avere una sostenibilità fisica nel tempo e non tanto cercare di gestire la giornata in termini di ore, perché le ore sono quelle, ma l'energia no, l'energia è sicuramente indeterminata. Questi sono tanti esempi che abbiamo al momento che magari erano ancora più praticabili prima del coronavirus. Per esempio il primo, un classico, l'attività fisica. I consigli che davo prima del coronavirus era prendete le scale se non vi piace correre invece delle scale mobili, no? Fate le scale, camminate di più, fate una passeggiata vigorosa di 10 minuti, adesso è tutto naturalmente diverso e quindi anche l'attività fisica diventa sempre più sfidante ai tempi del coronavirus. Detto ciò, ci sono tantissime applicazioni già che si stanno adattando appunto a fare attività fisica in casa, quindi le applicazioni della Nike ha già rilasciato tantissimi esercizi che si possono fare nel salone, magari con delle bottiglie d'acqua invece dei pesi. Quindi ci sono sempre opportunità per cercare di essere attivi.
Quello che mangiamo naturalmente va a sostenere anche il nostro sistema immunitario, quindi sappiamo che frutta, verdura e vitamine sono particolarmente importanti e sappiamo anche che sotto stress il sistema immunitario può risentirne. Non dimentichiamoci di bere acqua, quindi l'idratazione è molto importante. Come sapete, anche percentuali minime di dehydration, scusate, non mi viene in italiano, disidratazione, no, non ce la posso fare, hanno comunque un impatto pesante sulla performance. Quindi basta essere leggermente dehydrated che la nostra performance già comincia a calare, sia mentale sia fisica. Questo è un classico, anche se molto difficile. Cerchiamo di limitare questo junk food, gli snack, gli zuccheri. Io l'altro giorno ho assalito un barattolo di Nutella, diciamo, preso dalla disperazione, quindi non sono la persona ideale a dirvelo, anche se ho cercato di limitarne l'uso, però dopo 3 cucchiaini mi sono fermato. Ecco, è molto invitante adesso questo concetto del comfort food, no? Siamo attratti da cibi che ci fanno star bene, un po' il dolce, sembra ricordarci il liquido amniotico, no? Della gestazione, questa è un po' una delle teorie. Però ovviamente limitarne l'uso è importante, perché questi sono comunque degli alimenti che tendono a darci questa botta, questo spike energetico, e poi c'è un calo che ne segue. Dormire e riposare, beh, è facile dirsi, non facile farsi. Non so perché adesso io ogni notte mi sveglio alle 4 del mattino completamente sveglio, che non mi è mai successo prima del lockdown del coronavirus. E quindi anche qui trovare delle strategie che ci permettono di dormire al nostro meglio. Avere una routine ai tempi del coronavirus non è facile, l'energia viene investita diversamente, siamo spesso fermi, seduti, sedentari, quindi forse collegandoci all'attività fisica questo può permetterci anche di riposare meglio. E queste strategie di rilassamento sono altrettanto importanti, quindi quando ci sentiamo un attimo così presi dagli eventi, ci sono tantissime applicazioni che possono aiutarvi con la respirazione. Il mio appunto orologio, per esempio, ogni tanto mi ricorda di fare 1, 2, 3 minuti di breathing, e questo ci aiuta a naturalmente ritrovare un po' noi stessi e questo concetto di grounding, no? Di tornare un po' nella nostra pelle. Per chi pratica mindfulness, questo è naturalmente il momento ideale, anche per chi non lo pratica, di esplorare questo concetto di mindfulness, di concentrarci sul presente. Il passato è il passato, il futuro non possiamo controllarlo, ma possiamo concentrarci sul presente, su come il nostro appunto impatto, le nostre, diciamo, il modo in cui ci poniamo con gli altri in questo momento. E questa è una cosa che non è nel libro di Steve Bull, ma in un articolo che noi vi manderemo: identificare dei rituali che possono darci una ricarica energetica. Ecco, questi rituali, prima del coronavirus, erano diversi. Noi ne abbiamo, diciamo, identificati vari con i nostri clienti, anche nel mondo del coaching. I rituali sono queste cose sacre che, a meno che il mondo non stia crollando, come sta succedendo al momento, vanno rispettate, no? Perché sono attività che ci danno un particolare carico energetico, ci aiutano a ricaricarci. E l'articolo parla di vari tipi di energia: c'è quella spirituale, c'è quella emotiva, c'è quella fisica, come vedrete. E adesso questi rituals non sono più validi ovviamente per tante persone, perché includevano andare, non so, la domenica con il figlio a vedere la partita della Juventus, per esempio, che non esiste più. Quindi, se non l'avete fatto in passato, vi invito a identificare dei rituali semplici che al momento possono darvi questo senso di ricarica. Questo può essere anche, nel mio caso, giocare a un videogioco che mi aiuta a rilassare, a uscire fuori dal mondo per tipo 2 ore, quindi mi metto lì con l'Xbox e gioco a Batman nel mondo di Joker, una cosa strana, però ecco, una cosa che mi ridà energia, mi fa star bene, e preferisco farlo se posso. Questo è un esempio un po' personale, ma ognuno di noi può trovare dei rituali appunto che possono darci questa ricarica. Troverete maggiori informazioni appunto nell'articolo che vi manderemo. E parlavamo di mindset, l'ottimismo. L'ottimismo fa bene all'anima e fa bene al cuore. Alcuni di voi diranno: ma io non sono di natura ottimista, e magari vi farà piacere sapere che è possibile imparare, essendo un mindset, a diventare più ottimisti. E infatti il dottor Seligman, che è uno dei ricercatori più pubblicati a livello di positive psychology, ha scritto proprio questo libro, Learned Optimism.
il suo punto di vista è come la learned helplessness, quindi il pessimismo, il senso di non poter fare le cose, si impara naturalmente forse dai nostri genitori, dall'ambiente in cui siamo cresciuti, dal nostro upbringing in generale. Si può anche imparare l'inverso, quindi si può anche imparare ad essere più ottimisti. Quindi questa è una risorsa forse molto importante che può esserci utile in questi momenti. L'ultima area, risk management toughness, quindi uscire dalla comfort zone. Adesso forse siamo tutti già fuori dalla nostra comfort zone, però qual è il concetto del risk management toughness? Che per imparare, crescere e migliorare bisogna prendere dei rischi e uscire dalla propria zona di comfort. In questo momento io lo interpreto anche come rischi a livello di innovazione, cioè noi siamo fermi ai tempi del coronavirus e continuiamo a fare le stesse cose che facevamo in passato senza prendere dei rischi o pensare diversamente alle cose, probabilmente come nella storia della selezione di Darwin, solo i più agili sopravviveranno. Quindi questo è un momento per prendere rischi, nonostante tutto ci inviti a non farlo. E il concetto di base è che non si può vincere la medaglia d'oro senza testare se stessi e sperimentare nuove idee. Questo è ovvio. Attenzione, risk management non vuol dire essere spericolati, scavezzacollo, o prendere dei rischi senza pianificarli. Quindi non è Las Vegas e puntare tutti i soldi, no, sul numero della roulette. Questo non è il concetto. E il consiglio numero 1 è mettersi alla prova. Io adesso, per esempio, cercare una sfida e mettersi alla prova adesso non è difficile, devo dire, ci sono tantissime opportunità per mettersi alla prova e io adesso sto vivendo questo momento sempre a livello di mindset, di visualization, come lo vogliamo mettere, come noi contro il coronavirus, quindi una specie di boxing match, vediamo chi vince. E quindi invece di pensare a questo virus che ti ucciderà, diciamo, il business e sta anche uccidendo persone, magari impostarlo come una sfida per far vedere che possiamo essere al nostro meglio, possiamo far vedere aspetti di noi forse non messi in mostra prima. Quindi anche se poi non riusciamo a mettere in mostra questi comportamenti, almeno è accettare la sfida. E quindi il focus è qui di nuovo sul successo, non essere spinti dalla paura o dal rischio di fallimento. Adesso molte aziende sono anche entrate giustamente in questa fear zone, in questa zona del terrore e della paura, e quindi non ci si muove, si ferma tutto, si blocca tutto, non sappiamo se avremo i soldi per fare questo, pagare gli stipendi. È assolutamente normale. Però rivoltare questo attacco da parte del virus contro una sfida contro il virus può aiutarci di nuovo a performare al meglio. E proprio questo è il contesto. C'è una specie di emozione nella sfida stessa che sembra di nuovo troppo ottimista, forse paradossale, ma è proprio questa emozione della sfida che può nascere in momenti difficili e c'è l'opportunità adesso per tutti per mostrare le proprie abilità contro ogni previsione. Quindi ce la possiamo fare forse a vincere questa sfida, però è una sfida, non è un attacco dove siamo senza speranze. E questo è anche il concetto nello sport, no? Dello sfavorito, in inglese si chiama underdog, quelle persone che vincono nonostante qualsiasi previsione di fallimento, di insuccesso. Però come possiamo essere al nostro meglio e mostrare il nostro meglio? Qui è particolarmente importante, in base alla ricerca fatta da Steve Bull, l'apertura al feedback. E l'apertura al feedback, anche se non ci viene dato, può essere una ricerca proattiva. Chi può darci il feedback, a chi possiamo chiedere feedback, in quale momento e modalità e rispetto a quale comportamento o attitudine. È difficile mettersi alla prova e poi capire se stiamo facendo bene o male, se stiamo facendo troppo di una cosa o troppo poco di una certa cosa, senza il continuo feedback. Ed è in questo momento che inviterei tutti a richiedere più feedback, perché stiamo sperimentando con nuove modalità di lavoro, nuove modalità di delivery del business, delle risorse, nuove modalità nella gestione delle nostre relazioni personali, lavorative e private. Quindi anche il feedback a casa forse può essere utile, no? Come ci stiamo ponendo in ambito domestico, come stiamo affrontando la sfida. E il concetto dello sfavorito, per chi magari conosce questa storia, questo è Ruiz contro Joshua King.
Ruiz è il boxer che vedete in piedi, un po' leggermente sovrappeso, che ha sfidato il campione del mondo Joshua King, che non aveva mai perso un match in vita sua. Nessuno dava nessuna speranza a Ruiz, naturalmente, anche se lo vedete non ha questa immagine del boxer, diciamo, bello palestrato, eppure nonostante tutte le avversità e tutti, diciamo, i pronostici sfavorevoli, ha vinto e è diventato campione del mondo. Poi ha riperso il match seguente perché non si era preparato bene, tra l'altro, quindi come diciamo la preparazione è sempre importante. Però se Ruiz non avesse accettato questa sfida, che era una sfida, tra parentesi, persa in partenza, no? La montagna insormontabile, non avrebbe mai vinto, è diventato campione del mondo. E quindi ha accettato una sfida importantissima dove aveva un'altissima probabilità di fallire. E questo è il secondo consiglio, anche l'ultimo, è il reframing. Quando abbiamo davanti questa sfida impossibile, è importante sviluppare un punto di vista, come si dice, alternativo. Qual è l'obiettivo? Qui è diminuire e far scendere l'intensità della sfida stessa e aumentare di nuovo la fiducia in noi stessi. Quindi, quando avete davanti questa montagna che sembra insormontabile, vi invito a fare questo esercizio. Il reframing parte dall'analisi della sfida stessa. E qui l'obiettivo è cercare di diminuirne la percezione dell'impatto. Quindi, per esempio, se avete un problema adesso molto difficile da risolvere al lavoro, connesso o non connesso al coronavirus, possiamo anche pensare, il problema è veramente così difficile da risolvere? Magari lo è, però questa domanda vi fa pensare già diversamente rispetto al problema stesso. Poi andiamo a fare un breakdown, un'analisi approfondita di quello che ci è chiesto di fare esattamente. Quindi è l'idea di prendere il problema che diventa appunto questa montagna insormontabile e dividerlo in delle task più digeribili, più abbordabili, per renderlo appunto più o meno sfidante. E perché penso che il problema sia così difficile? Magari è un problema personale, magari non sentiamo di avere le skills o le capacità di affrontarlo, però magari per qualcuno non è così difficile. Quindi vogliamo diminuire la percezione della montagna, quanto sia alta questa montagna. Secondo, vogliamo aumentare la nostra percezione di abilità a fronteggiare la sfida. Quindi come ho affrontato, per esempio una domanda che potreste porvi, come ho affrontato con successo situazioni simili in futuro? No, in passato, scusate, quello devo dire in passato. E questa è la domanda che continuo a farmi, ripeto, essendo io reduce o avendo iniziato la mia carriera nella crisi economica del 2008-2009, quando non c'era nessun lavoro per noi psicologi del lavoro, sto cercando di riadattare un po' quei comportamenti e mindset che mi erano stati utili all'epoca. Chi altro magari lo ha fatto con successo e cosa possiamo imparare da loro? Magari qualcuno al momento sta gestendo questa situazione molto meglio di noi e magari possiamo imparare da loro. Quindi qui è aumentare la percezione della nostra capacità di sapere far fronte alla sfida. E infine, quali sono le conseguenze sia del fallimento della sfida? Qui vogliamo creare una prospettiva equilibrata. La sfida, la montagna insopportabile, di solito ci porta a un'idea di fallimento disastroso. Quindi qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere in questo scenario? E magari ci sono le cose più importanti nella mia vita al momento? Facendomi questa domanda, naturalmente le cose più importanti per me, naturalmente ho parlato tanto del business, ma la salute dei miei membri del mio team, dei miei colleghi, della mia famiglia è assolutamente più importante del business, lo dico con assoluta sincerità e onestà. Però farsi questa domanda molto spesso ci aiuta a fare un reframing del contesto, no? Ecco, magari ci sono delle cose che hanno un valore molto, molto, molto più alto di un business che può essere ricostruito magari in futuro, ma la salute e la vita delle persone care è assolutamente il numero uno per me al momento. E ricordarsi, ecco, no risk, no gain, no? Se in questo momento siamo paralizzati dalla paura e non prendiamo nessun tipo di rischio, anche se minimo, pensato, calcolato e pianificato, non si vincerà, non si guadagna nulla. Mi fermo qui, naturalmente adesso è il momento di rispondere alle vostre domande, qui ci sono anche i miei dettagli, i miei numeri di telefono, il mio indirizzo email, però possiamo già cominciare a rispondere a delle domande. Ce n'è già una qui da Bruno Di Benedetto che l'ha fatta penso all'inizio della presentazione.
Se il mindset appartiene all'ambito being e non del doing, come si può modificare il mindset? Esattamente. Quindi il processo di mindset, o di cambiare il mindset, modificare il proprio mindset, è questo del mindset shift. Eccolo qui. Il mindset shift, avendolo fatto in alcune situazioni, attraverso fondamentalmente del training che ho fatto, è una cosa dolorosa, è difficile, perché noi siamo ancorati ai nostri mindset, è il modo in cui noi interpretiamo il mondo che ci circonda. E quindi è una cosa molto difficile da fare. Ho notato che per trasformare il nostro mindset, per fare questo shift, bisogna abbandonare qualcosa ed essere pronti ad acquisire qualcos'altro. Però questo può essere un processo difficile, a volte doloroso, perché mette in discussione esattamente il nostro modo di vedere e capire il mondo. E quindi non è facile, è un rewiring interno. Un altro libro sul tema, chiedo alla nostra collega Giuliana di prendere un appunto, c'è anche il tema del fixed mindset contro growth mindset. Ci sono dei mindset che sembrano impedirci di crescere e di maturare, di evolverci in ambito personale e professionale, e il libro, per esempio, a cui faccio riferimento, aiuta le persone a spostarsi da un fixed mindset: non posso fare questo, io sono un disastro con i numeri, per esempio, non potrò mai essere un buon matematico, a un growth mindset che è aperto a tutte le possibilità di crescita. Altre domande? Abbiamo una mano alzata di Silvia Ramirez. Prego Silvia, ti ho tolto penso, il micro, anzi, ti ho aperto il microfono, credo. Vediamo un po' se riesco. Eccoci qua. Sì, prego Silvia. Ecco, no, volevo dire che non riesco a vedere le domande e le risposte né nella chat né neanche sulle question. No, le domande le Non- vediamo solo noi, quindi le Ah, ok, prendiamo, le no, era risposte. questo, Sì, sì. pensavo non le vedesse io, insomma. No, 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 Vabbè, le vediamo noi, poi grazie. rispondiamo, sì. Erano solo due domande, una sulle slides, quindi sì, ve le manderemo, e una sul mindset, appunto, come modificare il proprio mindset, appunto, la difficoltà nel cambiare il proprio modo di pensare, no? La modalità di pensiero. Molto difficile, ma può avere dei benefici molto, molto importanti. Prego, altre domande? Potete alzare la mano o scriverle nel Q&A. Ecco, Michele Nuonno, allora, dovrei aver abilitato il tuo microfono. Mi senti? Sì. Ok. Io volevo sapere una cosa. Il mindset che ci può limitare è qualcosa di cui a volte non siamo consapevoli. E c'è qualche modo per cercare di farci una foto di questo mindset? Magari qualche domanda che, anche se ci facciamo, possa essere di aiuto per vedere come siamo settati? Sì, allora hai completamente ragione, perché il mindset molto spesso è dato per scontato, è parte del nostro essere, no? E quindi il mindset è per questo che noi abbiamo anche molta difficoltà ad andare d'accordo con persone che hanno un mindset diverso dal nostro, perché ovviamente pensiamo che il nostro mindset sia anche quello giusto, e quindi il mindset va a filtrare, no? Ci sono tanti processi per, prima di tutto, fare una diagnostica, chiamiamola così, del nostro mindset, e poi per verificare se ci sono spazi di cambiamento, no, del mindset stesso. Il primo passo è sempre l'autoanalisi, no? Quindi per esempio nei consigli, no, che hai visto oggi, ci sono tante domande che praticamente, come un coach interno, ci fanno una sfida, ci pongono una sfida per sforzarci di analizzare il problema da un punto di vista diverso. E quindi, per esempio, quando noi arriviamo a conclusioni affrettate, no, sugli altri, dei giudizi, basandoci magari su un pezzo di news, no, su un articolo che leggiamo sui giornali, possiamo pensare che ci sono spiegazioni alternative a questo comportamento, ci sono cose che non so. È un esempio classico adesso della gente in Italia che vede gente per strada e gli tira le sassate, no? O le buste di immondizia, no? Magari non lo so, sì, magari sono intransigenti e sono persone che non rispettano regole, o forse no. Noi pensiamo che, siccome noi possiamo magari rimanere a casa, tutti possono rimanere a casa, no? E quindi
sto notando che c'è questa applicazione della modalità di pensiero, no? Adesso si sta trasmettendo, diventa un'unica visione del mondo. Diciamo che il fixed mindset non ha alternative, non ha spiegazioni in generale, e un mindset diverso invece va a esplorare quelle che possono essere le spiegazioni alternative a come noi percepiamo gli eventi e il mondo che ci circondano. Tra l'altro, appunto, se pensiamo che anche l'ottimismo può essere imparato, no? Come mindset, questo è affascinante come concetto, perché tradizionalmente le persone vengono divise in pessimiste e ottimiste e finisce lì. E quindi è un processo naturalmente di challenge interno. E ripeto, il mindset shift non è sempre facile, no? Perché come alle volte bisogna lasciare andare la zavorra, no? Del mindset passato per accettarne una nuova che cambia un po' la nostra percezione del mondo. Spero di aver risposto alla domanda. Sì, grazie, certo. Non è facilissimo, diciamo, avere un processo, poi dipende, ecco, da cosa vogliamo fare, perché un mindset da sportivo, da mental toughness è diverso magari di un mindset rigido, magari contro il mindset di crescita, no? Quindi dipende dal tipo di mindset anche molto spesso. Grazie. Prego. Abbiamo Francesca Vende. Allora, vediamo se funziona il microfono. Eccoti qua. Mi Ciao. senti? Ciao. Ciao Andrea. Ti ho scritto, no, che è bello il concetto di sostenibilità, no, del cambiamento quando parti dal mindset. Mm-hmm. Si può anche partire dal comportamento, ma non è detto che sia sostenibile, no? Mm-hmm. Però mi ricordo questo detto, no? Fake it until you become it. Sì. Cioè della serie, tu provaci, comincia, fallo. E finché, quindi fingi, finché poi lo diventi veramente. Sì. Quindi quando sei sotto stress, quando c'è tutta questa pressione, diciamo, provare a pensare, a ragionare sul mindset la vedo dura, mentre se accompagni qualcuno partendo dai comportamenti, puoi arrivare a cambiare un po' il mindset, piano piano? Questo è un concetto molto interessante perché sappiamo molto rispetto a come la mente influenza il corpo, ma c'è poca ricerca su come il corpo, il comportamento influenza la modalità di pensiero. Okay. E ci sono alcuni ricercatori, per esempio a livello proprio di self-confidence, c'era una TED Talk che vi manderò anche il link, per favore Giuliana segnatelo, era come per te ti muovi va a influenzare anche il tuo livello di self-confidence, no? E nella talk diceva, per esempio, prima di una presentazione renditi grande, fai così, apri le braccia, apri le gambe, apriti tutto davanti allo specchio, no? Perché questo aiuta a farci diventare più grandi e più sicuri, no? Un po' come un uccello, no? Che gonfia le piume, tra virgolette. Quindi c'è molta ricerca concentrata sull'opposto. E per esempio uno dei consigli che noi diamo alle persone che hanno bassi livelli di intelligenza emotiva, quindi poca empatia magari verso gli altri, sono generalmente più duri e meno sensibili, è proprio quello di fake it until you make it, perché alle volte sforzare o mettere il comportamento in atto può aiutare a facilitare un mindset shift. Quindi sì, è più facile dal basso verso l'alto, ma dal do al be non è scontato, anzi molti ricercatori stanno dimostrando che la pratica continua di un certo tipo di comportamento può fare imparare anche questo concetto addirittura di empatia, no? E quindi è sicuramente una strada da esplorare, sì. Ok, grazie. Prego. E adesso apriamo a Angela, prego, vediamo se riusciamo a fare unmute. No. Come dire, mi sollecitava molto l'idea della parabola sportiva, ma dietro fondamentalmente c'è l'idea che alla fine è autoimponendosi una sorta di disciplina, perché lo sportivo corre tutti i giorni o che non lo so, si esercita tutti i giorni, quindi anche imponendosi una certa disciplina si riesce anche a lavorare su altre cose che non è evidentemente probabilmente la forma fisica, ma in qualche maniera la forma mentale.
Assolutamente, sì. E noto che disciplina e routine sono, almeno personalmente, sono due aspetti con i quali sto riscontrando maggiore difficoltà al momento, no? Perché abbiamo meno controllo sul nostro Esatto, era poi ambiente. quello che ti avrei detto, cioè quando sei costretto qui, poi vuoi ricostruire una routine o avere una disciplina forse diventa più difficile. O è il momento per ripensarci, non lo so. Sì, sì, assolutamente. È anche il momento di cambiare forse il concetto di routine e disciplina, no? Quindi nel senso di adattamento. Però la preparazione è tutto. Infatti quel famoso pugile di cui parlavo, Ruiz, che era l'underdog, che era lo sfavorito, che ha vinto contro ogni... ha preso il rischio, la seconda volta non si è preparato e quindi ha mancato disciplina. Addirittura la nostra vita, una delle nostre colleghe che è appassionata di box diceva che era addirittura sovrappeso ancora di più, ma anche mezzo ubriaco, aveva bevuto tipo giorni prima, la sera prima, quindi prendere il rischio non è abbastanza, no? Ci vuole anche questo concetto di preparazione, esecuzione e review. Quindi assolutamente può aiutare ed è uno sforzo magari diciamo continuo nel tempo, no? Perché come dici tu, non è che un atleta si allena una volta al giorno. Però ecco, se ci pensiamo tutti adesso, vediamo tutti come No, nel atleti, senso che poi essere atleti di se stessi non è semplice, non è ecco, semplice, perché si è presi da una marea di cose, perché a volte no? quando tu parli sono concetti, per quanto almeno a me piacciono molto, però dietro c'è un, come dire, un rigore, una capacità, uno studio, un'attenzione che è importante, ecco, e non è gratis, non so come... No, no, sono molto difficili da mettere in pratica, però come al solito si comincia con i passi più piccoli, no? Quindi vi invito a provare una o due cose, non 10 contemporaneamente, no? Avere dei quick wins, quando si incomincia a correre per le maratone, io ho cominciato con 200 metri, ero morto, no? E poi adesso magari ne faccio 30, però è una cosa graduale e la disciplina non è che tutti i giorni siamo disciplinati, quindi datevi anche spazio per diciamo, giornate storte, no? Ci sono delle volte anche il top atleta, alle volte non si allena, non c'ha voglia, non riesce, non è la giornata giusta, no? Siamo tutti esseri umani alla fine. Quindi non cerchiamo neanche questo perfezionismo o questa visione dell'atleta perfetto, no? Che è sempre disciplinato perché sono esseri umani come noi. Ok. Adesso abbiamo una domanda, scusate, in chat da Chiara Pistolesi. Come possiamo in questo momento trasmettere positività ai nostri clienti, in generale ai nostri interlocutori, senza rischiare di essere percepiti come superficiali? Domanda importante. C'è una differenza fra cheerleading, lo chiamiamo, no? Tipo dai ce la faremo, su, no? Che può essere un po' vuoto, e un supporto anche emotivo e positivo, no? Quindi non è facile, diciamo, sviluppare un approccio che funzioni per tutti. Io direi che una delle maggiori capacità di trasmettere positività è sicuramente prima l'ascolto, quindi cercare di capire dov'è che le persone trovano gli aspetti più preoccupanti, negativi, e anche lì magari fare un reframing. Quindi utilizzerei questo concetto, adesso torno, del reframing e anche di connettersi ai successi passati. Quindi se avete un collega in particolare difficoltà, un cliente, cerchiamo di farli ragionare su come magari in passato hanno vissuto una situazione del genere, no? Però ecco, questo reframing, Chiara, può essere molto utile. Quindi magari cerchiamo prima di identificare qual è il problema, la preoccupazione, e poi cerchiamo di portare anche questo problema a un reframing. In alcuni casi, ragazzi, signore e signori, la situazione è veramente disperata, no? Se io penso alle compagnie aeree, non oso immaginare che tipo di crisis meeting stanno avendo al momento. Però anche lì magari ci sono delle opportunità per le persone di fare qualcos'altro, forse ci sono dei supporti governativi, no? Che possono aiutare le persone, forse c'è un processo magari di ricostruzione, no? Futuro. Non è facile, però l'ascolto secondo me è il primo step. Poi possiamo aiutare appunto le persone a riconnettersi con i successi passati, quindi aiutare a costruire questa confidence bank e soprattutto con il reframing forse a diminuire la percezione della sfida e aumentare questo concetto di self-efficacy, no? Di abilità nelle nostre capacità e fiducia nelle nostre capacità. Sicuramente è molto difficile, non sto qui a dirvi che è facile leggerlo su una slide, ma è molto difficile metterlo in pratica. Certo, se anche noi però riusciamo a comunicare un senso di ottimismo per quanto sia possibile, senza entrare in questo cheerleading, tranquilli, tutto andrà bene, questo è sicuramente contagioso, no? Da questo punto di vista. Infatti le persone in posizioni di leadership al momento è proprio
sono figure chiave in questo momento, perché nei momenti di crisi noi guardiamo i nostri leader e se il leader è sconfortato e rassegnato, ma ahimè non ci infonde sicurezza da questo punto di vista. Ok, andiamo a vedere le altre domande. Avevamo Francesca, credo, in linea. Francesca, ti apro il microfono. No, penso di averlo fatto qualcun altro, scusate. Francesca, dove sei? Sì? Ah, eccoli qua, sì. Mi senti? Sì. Ok, ciao. Allora, grazie, la presentazione è molto bella. Una domanda. Allora, hai detto che è l'insieme di personalità e esperienza. Scusa, non riesco a sentirti, non so se ti sei allontanata per caso dal microfono. Mi senti ora? È molto... provo... Vai. Mi senti? Non molto, ma qualcosa sento, quindi magari riesco a tradurre la domanda. Ok, allora, personalità ritengo che sia, io sono coach e counselor, Sì. materia da psicologo, non nostra, quindi cambiare la personalità fa parte di un'altra categoria, diciamo, professionale. Ok, credo, lo condividiamo questo. Sono d'accordo sulle esperienze, cioè passare dalle negative alle positive, eccetera. Ho qualche dubbio sui valori. Ecco, mi può aiutare in questo, perché il sistema valoriale è molto profondo. Allora, questo è importante. Quando parliamo di personalità, esperienze e valori, non parliamo di cambiamento, ma di consapevolezza. Ah, ok. Sì, sì, no, qui è un processo di consapevolezza perché ovviamente se noi abbiamo un certo tipo di mindset è probabilmente o stato ereditato, sapete tante cose noi le ereditiamo dall'ambiente familiare in cui siamo cresciuti, no? Quindi è la nostra versione del mondo è molto spesso un imprinting passato da altri mindset, no? Quindi non è sempre, tra virgolette, una cosa su cui abbiamo consapevolezza. Quindi quando parliamo di questi fattori, noi ci concentriamo proprio sul concetto di consapevolezza, perché la consapevolezza del nostro mindset ci può permettere di sviluppare questo mindset shift, una consapevolezza alternativa. Quindi non c'è nessun giudizio né necessità e volontà di cambiare la nostra personalità, magari possiamo maturare, possiamo evolvere dal nostro punto di partenza. Ma la personalità è importante per noi perché ogni personalità è unica e non c'è quella giusta o sbagliata, le esperienze sono personali, no? Quindi vanno a formarci e i valori sono assolutamente sacri, no? Però è anche essere aperti magari con una persona con altri tipologie di valori potrebbe percepire un evento o viverlo in maniera completamente diversa dal nostro. Questo è un po' il concetto. Perfetto, allora mi è più chiaro e virgolette accettabile, se no No, è solo ero un po' consapevolezza. perplessa. Ecco, perfetto. Per esempio, perfetto. se io non voglio smettere di fumare, non è che magari giudico la persona che non vuole smettere di fumare, però probabilmente non metterai comportamenti in atto che lo porteranno ad avere un certo tipo di risultato, ma così anche con le diete magari. No? Certamente. Sì. Ti ringrazio. Ok, prego. Allora, facciamo adesso, c'è Manuela Prestipino, vediamo se riesco a aprire il tuo microfono. Manuela, ci sei? Sì. Ciao. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Andrea, grazie mille. Trovo molto interessante quello che hai raccontato e condiviso. Mi piace moltissimo lo spunto sul feedback da tenere presente anche in queste situazioni assolutamente casalinghe che si stanno delineando. E invece volevo tornare un attimino sul mindset, che comunque vedo, insomma, che è un tema interessante un po' per tutti. Ti faccio una domanda, ma è anche un po' una riflessione, un desiderio di confronto. Il lavoro sui mindset è decisamente lungo, no? Non si tratta di cambiare la personalità, come diceva la collega prima, però noi coach lavoriamo tanto sul cambiamento di mindset, no? È in gran parte, anzi direi, il lavoro che noi coach facciamo con i nostri coachee. Ecco, il punto vero è che io ho sperimentato tanti esercizi, ci sono proprio tanti esercizi per far allenare le persone sui mindset. Rimane il fatto che è un lavoro molto lungo, no? Quindi quando in questo momento di crisi le persone ti dicono sì, hai ragione, però questo aspetto qui che faccio un po' fatica a cambiare. Ovviamente il tema è, ti devi un attimo mettere dentro un percorso e dare per scontato che sia un percorso lungo, cioè servono almeno dei mesi, serve anche tanto lavoro di consolidamento. Ecco, era un po' questa la domanda / confronto e volevo un po' sentire la tua.
Sì, e io direi dipende anche da che tipologia di mindset, no? Perché è un concetto molto ampio, come dicevamo, e magari, ecco, ho avuto delle success stories, magari delle storie di successo, con meno tempo a disposizione, ma perché la situazione richiedeva un intervento più immediato. Quindi forse in momenti di stress eccessivo o fuori dal comune, i tempi di accelerazione potrebbero essere difficili, ma ogni persona è diversa. Poi c'è un feedback, non so chi... Allora faccio un attimo un mute all. Quindi ogni esperienza è diversa e ci sono anche persone con le quali ho lavorato per mesi che non hanno mai cambiato mindset, no? E qui si tratta anche del tema della coachability, quanto una persona comunque sia disposta a mettere diciamo in discussione se stesso o se stessa. Questa è anche una variabile importante. Direi anche questo, che il mindset del mental toughness, della resilienza, viene spesso visto come un valore aggiunto, quindi una cosa che ci può aiutare a performare meglio, di solito cioè è più facile da transizionare. Altri mindset magari sono più radicati, quindi magari sul fixed mindset, no? Su quello che io posso fare nella vita o non posso fare nella vita, quelli a volte diventano un po' più difficili da cambiare, diciamo. Però dipende anche dal contesto specifico, però non è un lavoro che avviene così overnight. Assolutamente, se io leggo il mindset che tu qui hai evidenziato, everything is shutting down, panicking, portare alcune persone che hanno questo tipo di atteggiamento mentale, proprio di struttura se vuoi, alla most important places, eccetera, eccetera, sono aperti, ce la farai, le farmacie rimangono aperte, non ti preoccupare, cioè stiamo vedendo, no, cosa succede in questo momento. E io sto facendo un lavoro con un paio di miei coach proprio su mindset simili e vedo che è abbastanza dura, cioè non sono cose sulle quali cambi atteggiamento nell'arco di poche settimane, ecco. Sì, e paradossalmente è proprio nei momenti, se vuoi, più duri, no? Che c'è proprio l'esigenza di questo mindset che emerga. E questo, ripeto, era il paradosso dell'inizio. Non dico che sia facile, ma dico che probabilmente è il momento migliore per fare questo mindset shift. Sì, su questo sì, sono d'accordo. Quindi l'opportunità diventa ancora più grande, anche se la difficoltà è ancora maggiore. Questo è un po' il paradosso, no? Perché magari è facile essere positivi e resilienti quando siamo in vacanza e tutto va bene, no? Però ovviamente ci sono delle differenze sostanziali tra una persona all'altra e questo vanno considerato assolutamente. Ma questo è un buono spunto che lo scenario aiuta sicuramente ad accelerare qualche cambiamento. Sì. Grazie mille, Andrea. Allora, qui abbiamo, scusate, mi sono perso anche l'ordine, quindi non so se Angela hai ancora una domanda o se le vostre domande sono state poste, vedo ancora la mano alzata. Quindi se ancora avete delle domande tenete la mano alzata, ok? Michele, sei di nuovo live. Grazie. Io una domanda. Ci sono situazioni, per dire, come questa, in cui personalmente mi sento quasi meglio e non so da che cosa possa essere dovuto. Cioè nel momento in cui ci sono emergenze, e adesso ne sto gestendo una per l'azienda perché sto curando la cassa integrazione e tutto, io sono più lucido, più motivato quasi, che sembrerebbe quasi un controsenso rispetto al quadro che si sta dando. E questo mi piacerebbe capire che cosa ci potrebbe essere dietro questo tipo di reazione. Sì, allora è esattamente il tema della personalità. Noi studiamo la personalità io almeno da 12 anni e misuriamo tantissimi aspetti della personalità, tra cui noi al nostro meglio, noi al nostro peggio e i nostri valori. E sappiamo, abbiamo una specie di indice di resilienza, no? E sappiamo che questo varia drasticamente da una persona all'altra. Quindi non va negato, dobbiamo ricordarci, che molte persone sono di tendenza, di DNA, di orientamento, di make-up, diciamo, della personalità, sono naturalmente più ottimiste, resilienti e diciamo tough, no? Quindi hanno questo senso di resilienza. Queste sono, fa parte del mondo della psicologia delle individual differences, quindi delle differenze appunto individuali fra un individuo, fra una persona e l'altra.
Quindi alcune persone addirittura sono energizzate dalla sfida. Infatti, per esempio, appunto, come vi dicevo nel libro di Steve Bull, quello che lui ha notato è che proprio nei momenti più avversi e quando tutto era contro di noi, era proprio il momento in cui alcune persone diventavano ancora più gasate, no? Per far vedere che non sono equipaggiati a una sfida semi-impossibile, ma che ce l'avrebbero fatta. E quindi è particolare come la risposta, no, agli eventi sia così drammaticamente diversa da una persona all'altra. Quindi bisogna avere consapevolezza del proprio stile e del proprio approccio e aiutare coloro magari che sono in difficoltà, un po' come la maschera d'ossigeno, no? Quando può calare durante un volo. Se noi non ne abbiamo bisogno, mettiamola sugli altri. Assolutamente. Quindi noi misuriamo proprio la resilienza, già la misuravamo prima del coronavirus con i test di personalità, perché sappiamo che c'è una predisposizione innata e naturale. Grazie. Sì, quindi probabilmente non so se hai fatto questo test di personalità in passato. Io ho fatto Logan, ovviamente. Ok, quindi probabilmente potreste avere sia la chiusura alta, no? Per esempio, per chi La chiusura alta, è vero. Sì, la chiusura alta sotto stress. È l'unico Derailleur alto che ho. Esatto, eccolo là. Perché sotto stress la chiusura alta non perde la testa, magari diventa più freddo, stoico, stacca la spina delle emozioni e diventa assolutamente oggettivo e pragmatico, no? Che da un lato può aiutare con la task, dall'altro ricorda sempre un rischio perché magari la persona non sente un collegamento emotivo, no? Empatico. Sì. Però il reserve è un punto di forza anche quello esercitato con troppa pressione. Quindi la nostra personalità naturalmente può influire su come interagiamo con gli altri. Grazie. Prego. Ci sono altre domande, ne abbiamo una da parte di Cristina Monticelli. Il cambiamento del mindset. Attenzione però all'associazione con la preparazione e l'autodisciplina dell'atleta. In questo momento non è facile mantenere la routine quotidiana e questo genera grande frustrazione. In questi giorni invito spesso i miei clienti a mettere un quaderno sul comodino e a scrivere prima di andare a dormire ciò che si è fatto, invece di pensare a ciò che nella to-do list non hanno spuntato. Assolutamente. Concentriamoci su quello che facciamo bene e non su quello che non c'è bisogno adesso di autofustigarci, no? Con anche delle aspettative che forse sono al di fuori, no? O troppo alte rispetto a quello che il contesto può permetterci di fare. Questo aumenta la self-efficacy, potenzia l'adattamento, stimola il cambiamento e spesso in automatico permette di avere più energia per aggiungere un qualcosa in più il giorno dopo. Questo esercizio permette di riconoscere le prime azioni ripetibili più semplici per noi e da lì, una volta stabilizzata la nuova norma, migliorare. Quindi un input che adesso vi copierò nella chat. Non so se Cristina sei ancora online. Se sei ancora online batti un colpo perché ci sono tanti... un attimo che ve la copio anche sulla chat. Dunque ho perso tutte le... Chat, dove sei? Quindi non credo che Cristina sia ancora online, però... Ah sì, eccola qua. Allora, eccoli qua. Cristina, mentre faccio il copia e incolla del tuo spunto, se vuoi dirci qualcosa di più. Un attimo che arrivo con unmute. Non vedo il mouse. Eccolo qua. Sì, mi sentite? Sì. Buonasera a tutti. Sì, l'ho scritto rispetto a qualche intervento fa sentito da altri e sono assolutamente d'accordo con Manuela rispetto alla difficoltà in questo momento, ma non solo in questo momento, di generare un effettivo cambiamento che poi si possa stabilizzare nel tempo e quindi puntare su un approccio salutogenico, quindi che vada a focalizzarsi su quelle che sono le risorse che aumentano il benessere, non tanto le cause, eliminare le cause che generano il malessere. Credo che sia in questo momento assolutamente rilevante per qualsiasi tipo di intervento. Sì, assolutamente e sono fondamentalmente d'accordo, no? Quindi anche concentrarsi su quello che si fa bene e non quello che non si fa, no? Può aiutare sicuramente a sviluppare questa self-efficacy, perché la frustrazione anche al momento è che vorremmo fare molto di più, no? Abbiamo le mani legate, immaginate le persone
alcuni nostri colleghi anche si sentono dei leoni in gabbia, no? Perché hanno questa forte energia, magari anche sociale, no? E quindi non poter connettersi con gli altri, non poter fare le riunioni, andare a trovare il collega nella stanza accanto, sono tutte cose assolutamente frustranti e dobbiamo anche alle volte ricalibrare quello che per noi è l'idea, no, del successo, no, di quello che si può fare. Alle volte si può essere anche troppo ambiziosi da questo punto di vista, no? Rispetto a quanto si può fare in queste circostanze. Quindi è un po' un ridimensionamento anche della realtà, sicuramente. Grazie. Prego. Sto cercando di copiare e incollare il tuo appunto, ma non trovo più la chat, scusate, in questo programma. Ok, ci sono altre domande? Non so se Cristina e Michele hanno alzato la mano. Ok, ok. Unmute. Eccoci. Ok, grazie. Ultimissima domanda. Una cosa che mi incuriosisce è, in queste situazioni, quando si è particolarmente stressati, la sensazione soggettiva è che il tempo rallenti tantissimo. Cioè, un giorno sembra una settimana. Mi chiedo questo da che cosa possa dipendere, se è collegato con la resilienza. Sì, un concetto importante. La percezione del tempo è soggettiva, naturalmente, e più di solito si fanno attività che piacciono, più il tempo sembra volare. Questo è il concetto di flow, e chiedo anche a Giuliana, no, di prendere un altro appunto, di mandare un link sulla pagina magari Wikipedia del concetto di flow, di un ricercatore, non so chi riesce a pronunciarlo, io non ci sono mai riuscito in vita mia, un cognome molto particolare. E suggerisce che quando noi entriamo in questa fase di flow, quindi siamo assolutamente immersi, no, con la task di riferimento, il tempo perde valore, quindi ci dimentichiamo, passano le ore. Forse, è solo una supposizione, sai, magari qualcuno può anche dirci il suo punto di vista, facciamo più difficoltà a entrare nel flow della task, o magari si fanno task che non hanno questo grande valore aggiunto. Noi adesso stiamo fondamentalmente facendo cose che io trovo particolarmente interessanti e cose di crisis management, no? Quindi magari è un lavoro, io ho notato, molto più disruptive e non sento alle volte quel senso di soddisfazione di aver portato avanti un progetto, no? Di lavorare su una cosa stimolante in particolare. Quindi può essere mancanza di processi di flow o magari se qualcuno ha qualche opinione in merito rispetto a come questa percezione del tempo, che è soggettiva, perché per alcune persone ho sentito l'opposto, sai Michele, che il tempo va troppo velocemente addirittura, cioè è strano, no? Però ecco, chi è che ha percepito dei rallentamenti? Ornella, vai, sentiamo Ornella, magari ha qualche opinione. Ecco di qua. Sono riuscito? No. Vai Ornella, puoi parlare? No, volevo solo fare una domanda Sì. quando finivi di rispondere. Ah, ok, quindi... Scusa, sì, ho sbagliato. no, figurati. No, è un concetto strano appunto questo della percezione del tempo. Magari ecco, se riuscissi a identificare delle task che possono darti questo senso di flow, no? Di immersione, ma alle volte magari può essere anche un'attività non lavorativa, tra cui leggere un libro. Io ti ho fatto l'esempio del mio stupido videogioco. Io quando gioco a quel videogioco sono passate veramente 2 ore e non me ne sono neanche accorto, tra l'altro. Perché sì. Solo una cosa su questo, cioè la sensazione è se guardo il passato o se guardo il futuro. Non mentre sto lavorando mi passa subito la giornata, però quando, per dire, oggi mi chiedevano delle proiezioni a maggio, io ho risposto, maggio per me è una vita, io sto pensando alla prossima settimana. Sì. E se penso alla settimana scorsa mi sembra un'altra vita, questa è la sensazione. Sì, però ma il flow mentre sto lavorando lo ce l'hai, sì. Ecco. Forse la percezione appunto di quanta rapidità o con quanto tempo si scandisce l'esistenza, che è diverso forse da come passa la giornata, no? Però forse questo è più condiviso da parte degli altri. A me sembra stare in autoisolamento da un anno, no? Sicuramente
il tempo almeno si è rallentato perché forse abbiamo meno attività e già uscire di casa e andare al lavoro sono 2 ore, no, che sono state investite sia dal punto motorio che energetico. Questo, come ripeto, è un esperimento, se vogliamo vederlo da un punto di vista puramente empirico e concettuale, questo è un esperimento che non è stato mai fatto prima, no? Mettere 1/4 della popolazione del mondo in lockdown, un paese come l'India, se immaginate, no? E quindi secondo me ci saranno molti insight, no? Molte cose che andremo a scoprire e imparare su noi stessi. Per esempio anche l'impatto dell'autoisolamento prolungato, no? Sulla salute sia fisica che mentale. Io deduco che molte persone, per esempio, soffriranno di un qualche modo di post-traumatic stress disorder, no? Che comunque usciremo da questa crisi con un minimo di trauma per tutti, sia a livelli magari più lievi o più pesanti, no? Anche i sogni che sto facendo ultimamente sono super apocalittici, fine del mondo, sembra quasi una roba da Walking Dead, no? Quindi l'inconscio, il subconscio freudiano che comunica attraverso i sogni, quindi non so se state facendo dei sogni diversi dalla diciamo, vita media, però è sicuramente un territorio per noi completamente sconosciuto. Stiamo vedendo anche l'impatto di questo esperimento sociale sull'ambiente, no? Per esempio, come è calato l'inquinamento. Quindi chi lo sa, impareremo molto secondo me da questa esperienza e forse uno dei vantaggi è quello di imparare e andare avanti una volta che sarà finito. Grazie. Prego. Antonio Patrone. Allora, dov'è il mouse? Eccoti qua. Dovresti avere il microfono aperto. Proviamo. No. Eccoti qua. Eccoci. Ciao a tutti intanto. Non vorrei sembrare controcorrente, ma forse l'ho scritto anche nel Q&A, non so se hai avuto modo di leggerlo, e sicuramente, probabilmente dipende dal fatto che la nostra azienda in questo momento non ha queste ripercussioni negative che hanno tantissime aziende, quindi, come dire, è facile essere più sereni quando un aspetto così importante come il lavoro si mantiene positivo. Sto trovando questo periodo eccezionale. Mi sono messo a dieta, sto facendo ciclette, io non ho mai fatto nulla di tutto ciò nella mia vita, lavoro più quasi che se fossi in ufficio, il tempo mi vola e vabbè, ho sempre dormito benissimo e continuo a dormire come tale. Ciò nonostante, ovviamente comprendo tutti gli stati fortissimi di stress che molte persone stanno vivendo, perché la situazione è veramente critica. Però avere la moglie, il figlio, vederlo così spesso mentre io sono sempre in giro per lavoro mi dà molta soddisfazione, per esempio. Certo. E ti ringrazio per averlo condiviso a costo di sembrare quasi impopolare, no? Ma sì, questo è infatti. perché non possiamo mai pienamente, diciamo, avere un senso di definizione dell'esperienza degli altri, no? Infatti. Quindi dobbiamo essere pronti a tutto, quindi alcune persone saranno in maggior difficoltà, altre in minor difficoltà, la natura delle difficoltà sarà diversa ed è per questo che essere aperti proprio a livello di mindset, perché ad esempio alcune persone potrebbero dirti no, se io adottassi un mindset rigido, ma com'è positivo? Cioè che cosa c'è di positivo in questo momento? No? Ti stai raccontando delle balle, ti faccio un esempio proprio di mindset chiuso aggressivo magari. Sì. E invece no, perché anche qui per esempio passare del tempo con i membri della propria famiglia che magari non si vedono mai perché si lavora 10 ore al giorno, per me in questo momento potrebbe essere un valore aggiunto che va addirittura a bilanciare tutto il dramma che ne sta portando, perché no? Quindi è questo anche l'apertura agli altri e cercare di capire come gli altri stanno vivendo questo momento, no? Se hanno bisogno di quanto ossigeno più o meno ne hanno bisogno, e ricordiamo le circostanze personali cambiano da individuo a individuo, ognuno di noi è stato colpito diversamente da questa situazione. Quindi ti ringrazio per averlo condiviso, perché ci sono degli aspetti positivi anche nelle avversità più pesanti, no? A seconda anche delle situazioni individuali, perché no? Sì, c'è un intervento, il Cigno Nero, sul Sole 24 Ore di una decina di giorni fa,
che evidenzia quanto comunque in tutte le cose anche peggiori si possono trarre degli elementi positivi. Qualcosa di meglio uscirà dopo tutto questo casino. Sì, e questo è un concetto, un altro mindset che non abbiamo discusso oggi perché non ne avevamo tempo, ma ve ne parlo comunque. Per esempio, quando ho analizzato il mindset di Nelson Mandela, chi più di lui era una vittima del sistema, no? Che non so quanti anni è stato in prigione, 27, sì, forse ancora di più. E lui cercava di vedere tutti gli aspetti positivi, parliamo di anni in isolamento, parliamo di situazioni che farebbero naturalmente e giustamente crollare il 99% delle persone, no? E lui ho cercato una cosa che è emersa, no? Dai suoi racconti, dalla sua biografia, ha cercato sempre di vedere l'aspetto positivo dell'opportunità che aveva di cambiare il sistema, il mindset delle persone, anche, no? All'interno del sistema stesso. Diceva che il nemico in realtà se te lo fai amico diventa un partner, no? nella guerra, e aveva questo ottimismo, ovviamente forse più unico che raro, però è una cosa simile anche, hanno notato, in casi ancora più disperati, nei campi di concentramento. Victor, adesso non ricordo il suo nome, ha scritto Vita alla ricerca del significato, Life in Search for Meaning, e notava che, per esempio, anche nei campi di concentramento, ripeto, facendo degli esempi più estremi, le persone che avevano un mindset paradossalmente in qualche modo positivo addirittura riuscivano a sopravvivere più a lungo, no? Di persone che un po' siano lasciate e giustamente andare. Quindi non stiamo giudicando chi soffre e chi meno. Adesso questi sono esempi ultra estremi e drastici, però c'è qualcosa di vero, no? Sembra esserci veramente qualcosa di vero nella capacità che il mindset ci può dare nel almeno durare nel tempo, no? se vogliamo definirlo così, e cercare veramente di vedere qualsiasi aspetto positivo. Quello che diceva adesso l'autore nel libro, che c'è qualcosa che nulla può toglierci, è la capacità umana di prendere decisioni. Quindi, tornando anche ai fattori che possiamo controllare o non controllare, diceva che anche nella situazione più disastrosa, più drastica come il campo di concentramento, c'era ancora una capacità di free will, di free choice, di potere decisionale che nessuno poteva portarti via in qualche modo. E questo era l'ultimo dei valori, no, dell'essere umano, diceva, fra virgolette. Vi manderò questa quotazione molto importante. Ecco, naturalmente esempi estremi, ma il mindset sembra essere emerso lì come un fattore determinante. Ok, c'è una domanda di Cristina Brusati. Volevo sapere cosa pensavi della teoria che fin da questa crisi ci verranno a noi e social network come un'overdose che ci ha stomacato, però ne abbiamo veramente abusato in queste settimane. Questo è a vantaggio di un recupero della socialità vera, che significa rapporti e relazioni personali e non fittizie, e l'abbraccio di cui si parla tanto diventerà una nuova riscoperta frontiera. Cosa ne pensi? Sì, assolutamente, come dicevo, questo è un esperimento che non sarebbe stato mai approvato per motivi etici, naturalmente, che lascerà il segno. Non so per quanto, non so quanto ci vorrà prima di tornare alla normalità pre-corona, se torneremo mai a quella normalità, no? E quindi forse avremo un approccio al social media più integrato e forse ci vedremo più frequentemente. Io adesso ho già una lista di persone che non vorrei l'ora di andare a vedere personalmente, che non mi sarei forse preoccupato, no, prima del corona, quindi assolutamente. Quindi vediamo un po' l'impatto che avrà. Adesso gli psicologi saranno ultra impegnati a capire l'impatto appunto dal punto di vista sociale, sociologico, psicologico, no? Di questo isolamento sociopolitico. È tutto un po' un work in progress, però questa è sicuramente un'eventualità, Cristina. Tra l'altro l'autore del libro di cui parlavo è Viktor Frankl, che ha scritto Life in Search for Meaning. Non so il nome in italiano, dove descriveva appunto l'importanza del mindset e questa possibilità di avere questo free will, questa scelta, questa freedom interna, un certo livello di libertà interna che nessuno può toglierti, no? Quindi la capacità anche di prendere decisioni in qualsiasi contesto, anche quando tutte le decisioni sembrano essere state tolte o se si è privi di capacità decisionale.
Quindi Cristina, per la tua domanda sui social, interessante, vedremo come si evolve la cosa sicuramente. Ok, credo siano finite. Antonio, tu la mano alzato, ma la deduco che sia abbassata. Ok, perfetto. Non sembrano esserci più domande, quindi vi ringrazio per... Ornella, vai, eccoci qua. Io cambio un attimo il registro, volevo chiederti la connessione con Hogan, e cioè prima parlavi di indice di resilienza, oppure ci hai mostrato questo modello che ha 4 punti cardinali, diciamo. Ci sono degli elementi o delle dimensioni Hogan che più di altre parlano o indicano o descrivono i 4 punti cardinali o l'indice di resilienza? Sì, guarda, te li dico proprio a livello teorico. Questa è una domanda tecnica. Per chi non conosce Hogan sono quegli strumenti di personalità che noi distribuiamo, quindi noi al nostro peggio, noi al nostro meglio e i nostri valori. Non ho fatto una mappatura, se vuoi, approfondita, però posso dirti per esempio che le classiche dimensioni della resilienza sono la stabilità emotiva e naturalmente l'irritabilità. Perché le persone purtroppo dalla, diciamo, stabilità emotiva bassa e della irritabilità alta tendono comunque sia a essere più emotive e a mollare più facilmente. Su altri aspetti come risk management toughness, per esempio, quindi uscire fuori dalla zona di comfort, magari posso dirti che la cautela è sicuramente un rischio che ti impedisce, no? Perché la cautela ti porta a visualizzare il disastro, e anche la sicurezza alta, no? Non ti fa prendere decisioni così rischiose. Sull'endurance toughness magari posso dirti che la mancanza di disciplina molte volte arriva dalla prudenza bassa e specialmente dalla regolazione degli impulsi bassa, no? Quindi resistere alle tentazioni per le persone impulsive è sicuramente più difficile. E il critical moment toughness, magari ci sono varie dimensioni anche lì che potrebbero far gioco, per esempio sempre la stabilità emotiva, fiducia in noi stessi, no? E alle volte anche la prudenza, la voglia di fare una bella figura a tutti i costi, no? Questo può essere anche determinante, la prudenza alta, il perfezionismo è un disastro per quegli aspetti lì. Anche alle volte eccessiva ambizione e spavalderia, quindi sai, non voler perdere a nessun costo. Quindi ci sono delle correlazioni, diciamo, che sto facendo al momento proprio perché me l'ha chiesta. Comunque per l'indice di stabilità emotiva, resilienza e positività, stabilità emotiva, come ti dicevo, irritabilità, e alle volte magari un po' di, come dice, skeptical, no? Di mancanza di fiducia nel prossimo, può sicuramente portarci un mindset più chiuso e meno aperto, no? Alle opportunità, e metterci un po' in gioco in discussione. E poi prima parlavi anche di chiusura alta. Beh, nel caso... Era un po' la freddezza. Sì, perché appunto quando mi ha descritto il comportamento il nostro collega e partecipante, quando me l'ha descritto mi è venuto immediatamente in mente quell'aspetto lì, e ricordiamoci che anche questi aspetti a rischio sono punti di forza esercitati con troppa pressione, e quindi possono avere sicuramente un vantaggio in momenti di crisi, no? Anche se poi se ne abusiamo risultiamo poco empatici e poco emotivi, no? Quindi però c'è sempre un qualcosa di positivo anche nel rischio. Certo. Ok, grazie. Ok, prego. Ok, quindi vi ringraziamo per la partecipazione attiva, le tantissime domande, quindi fantastico veramente, grazie per il contributo, l'energia. E vi manderemo tutto le slide e diciamo i vari materiali e i vari spunti che abbiamo discusso oggi a breve. Quindi mi raccomando, anzi prima di andare via dimenticavo, altrimenti la Giuliana giustamente non mi perdonerà, abbiamo anche i prossimi appuntamenti. Scusate, eccolo qua. Quindi il prossimo webinar è su valori e preferenze, quindi riconnettersi o connetterci o continuare a connetterci con quello che è importante per noi, che magari stiamo sacrificando, stiamo perdendo. Anzi, scusate, non è il prossimo webinar che facciamo, è il prossimo che farò io, quindi sono un egoista e quindi parlo solo di me. È il 1° aprile, quindi sempre mercoledì prossimo alle 16. Quindi molto basato sui valori, sul modello MVPI per chi li conosce di yoga.
Mentre il 31 marzo abbiamo il webinar sullo storytelling, quindi il viaggio alla scoperta di sé. E questo, lo storytelling, è un tema importantissimo, no? Il posizionamento, come raccontiamo noi stessi e gli altri. Non dico di più perché non sono un esperto nel tema, infatti il nostro collega Alberto De Biasi si occuperà di questo webinar e riceverete naturalmente tutti gli inviti e le informazioni. Se non siete iscritti alla nostra newsletter, è il momento di farlo, quindi mi raccomando, assicuratevi di essere iscritti alla nostra newsletter. Potete farlo attraverso il sito Aware, così siete sempre aggiornati rispetto alle novità e i vari temi che andremo a proporvi nelle prossime settimane. Vi ringrazio, buona giornata a tutti, teniamo duro, magari il mindset dell'atleta per tutti, mettiamoci le scarpe da ginnastica, almeno ragazzi proviamoci, tanto la sfida è importante, ma possiamo in qualche modo insieme farcela. Adesso questo è un po' di cheerleading, ma ci stava un po' bene, vai, un po' di ciliegina sulla torta. Vi saluto a tutti e ci vediamo presto. Ciao!